Decorare la casa e le finestre a tema Halloween è un'idea divertente e creativa per impressionare parenti e amici con una adeguata atmosfera spettrale. Sia che tu voglia organizzare una festa ad Halloween, oppure solo per realizzare una scenografia inquietante per il tuo ultimo video su YouTube, alcune delle decorazioni di seguito suggerite, se ben collocate, saranno di grande effetto. Se anche tu sei affascinata o affascinato da questa misteriosa e divertente ricorrenza, e vuoi dar sfogo alla creatività, allora, sei nel posto giusto. In questo video, vogliamo suggerirti 4 idee decorative per le finestre, per le vetrine e il giardino, che siano in grado di impressionare amici e parenti con effetti speciali scenografici horror, per la notte di Halloween. 4 idee scenografiche decorative, per rendere le finestre spettrali e inquietanti, la notte di Halloween. 1. Copri le finestre con delle finte ragnatele. Applicare delle finte ragnatele scenografiche alle finestre e alle porte, sopra le piante, sugli alberi o sopra le grondaie, è un'ottima idea decorativa per la notte di Halloween. La maggior parte delle tele di ragno finte si acquistano in rotoli. Le trovi online o in vari negozi di hobbistica. Ciò significa che potrai decorare tutta la casa risparmiando molto denaro. Tuttavia, se vuoi realizzare delle finte ragnatele fai da te, trovi una guida dedicata sul sito lavoricreativifaidate.com. Clicca il link in descrizione. Dopo aver incollato le ragnatele su porte e finestre, potresti dare un tocco finale aggiungendo dei ragni finti di gomma. 2. Realizza impronte di mani sanguinanti sui vetri e altre superfici. Come quasi sempre accade, in ogni classico film thriller o dell'horror, c'è sempre del sangue in primo piano. Quindi, aggiungere delle impronte di mani insanguinate nella tua scenografia a tema Halloween è un'opzione fondamentale. Per realizzare l'impronta dovrai acquistare un piccolo tubetto di sangue fake e versarne una piccola dose sul palmo della mano. Imprimere il palmo della mano sul vetro della finestra. Muovere leggermente la mano, avanti e indietro per far rimanere l'impronta rossa impressa sul vetro. Devi sapere che il sangue finto è lavabile, e quindi non permanente. Tuttavia, è sconsigliato di tingere gli intonaci e superfici porose con sangue finto. Se sei diffidente nell'usare sangue finto sui vetri, o su altre superfici lisce come legno o plastica, puoi anche acquistare dei fogli adesivi per vetro di colore rosso per ottenere un effetto simile. Puoi anche scegliere di produrre sangue finto in casa con prodotti naturali. Per dare un'occhiata alla guida dedicata, puoi cliccare il link in descrizione. 3. Posiziona luci stroboscopiche sulle finestre. Di notte, le finestre illuminate hanno un effetto enorme se osservate dall'esterno. Sfrutta l'occasione di Halloween per creare un effetto ancora più speciale. Posiziona delle luci stroboscopiche proprio all'interno di ogni finestra, sul davanzale, o accostate vicino al telaio. I frequenti bagliori di luce colorata, dal blu, al verde o all'arancione, conferiranno alla tua abitazione un aspetto parecchio inquietante se vista da fuori. Inoltre, se hai realizzato delle decorazioni di Halloween in giardino, con zucche, ragnatele, finti pipistrelli eccetera, allora, le stroboscopiche le daranno ancora più risalto. In pratica, le luci stroboscopiche posizionate vicino ogni finestra, ti faranno ottenere un effetto ispirato a un vero e proprio film dell'orrore. 4. Realizza delle decalcomanie spettrali sulle finestre. Uno dei metodi meno costosi fai da te, per decorare le finestre la notte di Halloween, è quello di realizzare delle decalcomanie. Le decalcomanie sono delle figure sagomate che vanno applicate direttamente sui vetri delle finestre. Per creare delle decalcomanie spettrali, come pipistrelli, streghe, spettri, ragni eccetera, dovrai acquistare in un qualsiasi negozio di bricolage, o anche online, un rotolo di carta bianca riciclata per artigianato e un pennarello nero. Inoltre, serviranno delle forbici e un'immagine vettoriale a scelta tra le innumerevoli che puoi trovare online. Link in descrizione.
Dopo aver deciso l'immagine da esporre sulla finestra, dovrai disegnare la sagoma sulla carta per artigianato, con il pennarello nero. Se il disegno non è il tuo forte, e non hai riprodotto alla perfezione le figure che hai scelto su internet, non preoccuparti, poiché le sagome spettrali dovranno sembrare solo delle ombre. Tuttavia, se possiedi un proiettore di immagini, usa tale dispositivo per proiettare l'immagine sulla carta e tracciare la sagoma con il pennarello. Se non possiedi un proiettore, per proiettare la sagoma sulla carta, scarica e stampa la figura in un foglio A4. Ritaglia la sagoma, poi, con una torcia illumina la figura frontalmente proiettando l'ombra ingrandita sulla carta per artigianato. Una volta che hai tracciato la sagoma su carta, colora di nero anche l'interno della figura. Se hai la fortuna di possedere un proiettore di immagini, potresti sfruttarlo anche per proiettare dal tuo giardino, verso le pareti esterne della casa, altre figure spettrali. Per ottenere il massimo dell'effetto potresti anche combinare una macchina per fare del fumo finto. Posiziona la macchina del fumo finto nei pressi del proiettore sotto i fasci di luce, per ottenere ulteriori effetti speciali scenografici sorprendenti. In conclusione, torniamo alle decalcomanie per le finestre. Una volta tracciate e colorate di nero le sagome su carta per artigianato, ritaglia le figure e incollale con del nastro adesivo trasparente alle finestre. Precisamente, sulla superficie interna dei vetri. A tende chiuse, e con le luci stroboscopiche accese, ci sarà da stupirsi. Buon divertimento, e soprattutto, buon Halloween! Seguici anche su lavoricreativifaidate.com e sulla pagina Facebook. Se il video ti è stato utile, sostieni EDZ Diffusion Channel. Effettua l'iscrizione, lascia un like e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Grazie.